amici e amiche del segno del Sagittario, io sono Angela e questo è Exoteric ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 19 gennaio al 1 febbraio, dove troveremo la luna piena in Leone. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Vediamo cosa vogliono dirvi gli oracoli, ma prima vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Questo periodo e soprattutto la luna piena in Leone ci porterà una bella carica di fiducia, di ottimismo, di creatività, di buone idee da mettere in moto, quindi anche un ottimo momento per promuovere progetti nuovi, per sfruttare il proprio fascino, le proprie competenze, bravure, per un nuovo lavoro, nuova relazione, nuovi contatti, amicizie, eccetera, e anche desideri che si possono realizzare, problemi che si risolvono. Anche chi vuole fare viaggi o semplicemente portare un po' più di leggerezza e di divertimento in questo momento. Dobbiamo fare attenzione all'eccessiva ambizione, al calo della forza, perché magari si vogliono fare 1000 cose contemporaneamente, allora è vero possono esserci delle difficoltà. Anche le emozioni possono essere molto forti, alcuni atteggiamenti, tipo bisogno di attenzione, egoismo, eccetera, possono portare dei problemi di comunicazione e situazioni di conflitto, quindi meglio utilizzare le proprie energie con delicatezza e parsimonia. Adesso partiamo proprio con la lettura. Il primo oracolo spesso ci fa capire il nostro punto di partenza, quindi a che punto ci troviamo e quindi vediamo intorno al 19 gennaio e il vostro punto è la bella donna. Allora, quando esce una carta che in realtà non è tanto positiva, allora vuol dire che prima risolviamo una certa questione e prima riusciamo a metterci in moto verso il percorso giusto, ma soprattutto star bene con noi stessi. Questa carta cosa ci vuole dire effettivamente? Che in quei giorni, quindi abbiamo detto intorno al 19 gennaio, bisogna fare attenzione ad alcune situazioni un po' strane o ad alcune persone come si comportano. Sappiamo benissimo che una bella donna purtroppo è tossica, velenosa e quindi persone automaticamente si riferisce a persone velenose, persone inaffidabili, o anche che stanno vivendo situazioni tossiche e quindi sono difficili, pesanti un po' da gestire, oppure avere a che fare non solo con una persona tossica, ma anche con una situazione che è molto, molto complessa. Qualcuno che non si può evitare? Allora, se si può evitare, se si può lasciare andare, io diciamo consiglio sempre questo, poi dipende, ci sono alcune situazioni e persone che non si possono evitare e allora almeno cercare di capire, di stare in guardia, di essere cauti in realtà anche e soprattutto con nuove conoscenze, cercare in qualche modo magari qualcosa per difendersi. Quindi abbiamo già degli spunti, probabilmente può riguardare un qualcosa che magari andrà a accadere proprio i primi giorni di questo periodo, però al di là di questo magari invece un messaggio molto, molto più importante, più ampio per chi sta vivendo una situazione tossica o chi si trova in una relazione difficile e allora qui ancora di più magari, ci indica la possibilità di cercare di capire che cosa fare, di fare un cambiamento profondo. Abbiamo la Gibbosa Calante che, dice che in qualsiasi circostanza dobbiamo riflettere, dobbiamo prenderci una pausa, oppure se magari sappiamo già che cosa fare, a volte la soluzione noi sappiamo già, è dentro di noi, ma trovare il coraggio di muoversi, di fare
una trasformazione, un cambiamento, in questo periodo effettivamente potrebbe esserci un calo di forza e quindi abbiamo detto riflettere, fare un bilancio, momento di raccoglimento in silenzio o con le persone più care o qualcuno che vi può aiutare, oppure semplicemente prendersi il tempo di metabolizzare degli eventi e pensare bene prima di agire su qualsiasi cosa. Poi andiamo a vedere, la carta, Dea della Luna. Questa è molto positiva secondo me, perché parla di protezione e di guida divina, quindi vuol dire che c'è da qualcuno lassù che vi sta seguendo e anche voi dovete seguire, i vostri sogni, magari essere audaci. Quindi è vero che da un lato possiamo avere aiuto, protezione, non solo divina, forse anche, terrena e allora, grazie a queste cose dobbiamo cercare di seguire i nostri sogni, forse anche per uscire da alcune situazioni difficili. Con l'impegno si raggiunge un obiettivo, il proprio potenziale, anche il benessere. Magari c'è un lato nascosto o una capacità inespressa che vuole emergere, un qualcosa che deve essere, rivelato e quindi, come vedete ci sono tantissime informazioni, quindi se c'è un qualcosa che viene bloccato, offuscato da qualcuno o da qualcosa che state vivendo, allora forse questo è il momento giusto per dire basta, di dire no e favorire voi stessi e il vostro benessere. Adesso procediamo con, l'oracolo dello sciamano. Vediamo se troviamo più o meno le stesse indicazioni oppure comunque l'oracolo ha già parlato, ha detto quello che doveva dire, quindi adesso diciamo spetta a voi comprendere in base a quello che state vivendo la strada, il percorso da scegliere, oppure ci dà tante altre informazioni. Vediamo, troviamo la carta magia. Adoro questa carta perché effettivamente parla di segni, di messaggi sottili, di presenza di piccoli segnali intorno a noi. Abbiamo visto qualcosa del genere anche da queste carte. Probabilmente abbiamo bisogno di avere uno sguardo puro, puro da alcune cose che non ci permettono effettivamente di cogliere degli indizi e invece noi abbiamo bisogno di osservare, di riflettere, abbiamo visto, di avere attenzione profonda. Ci sono delle coincidenze, comunque ci sono delle cose che tendono a ripetersi e magari c'è proprio lì quel significato. Magari invece c'è anche un evento, una circostanza significativa che avverrà, che si realizzerà e quindi lì c'è un'informazione, per voi. Quindi occhio ai segnali, ai sogni, ai messaggi intorno a voi, occhio anche ai messaggi, quindi anche alle cose concrete, effettive. Poi troviamo il giaguaro, ecco, questa forse può far proprio riferimento alle vostre migliori, capacità, qualità, perché o qualcosa che deve emergere effettivamente. Il coraggio, maggior sicurezza o anche in alcune circostanze muoversi in silenzio, cercare di andare ad esplorare le varie situazioni oltre i muri che imprigionano. Magari anche cercare di uscire dalla routine quotidiana per superare limiti e confini che ci bloccano, forse anche dei confini che abbiamo costruito noi stessi. Questa ci permette, anzi ci sta consigliando di andare oltre, di indagare l'ignoto, di non aver paura di cosa ci sarà dopo. Non lo sapremo mai se non lasciamo andare e se non ci mettiamo appunto nelle condizioni di andare oltre. Vediamo l'ultimo messaggio che arriva dall'albero della vita. L'albero della vita può far riferimento
a noi stessi, nel senso, di capire che cosa è veramente importante per noi, e parla di terreno fertile, vuol dire che questo è il momento giusto per coltivare il nostro terreno, nel senso di stabilità e quindi pensieri, tempo per noi stessi, relazioni, affrontare tempeste sia esterne che interne effettivamente, quindi trovare, forza e radicamento nella famiglia o nei valori più importanti di persone e situazioni che ci nutrono e che nutrono i nostri sogni, il nostro stesso benessere, l'equilibrio. Quindi se abbiamo bisogno di questo ed è il momento favorevole e giusto per farlo, ecco che dobbiamo fare proprio delle scelte consapevoli in questo senso, in questa direzione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!